In un momento di stop del campionato MotoGP, invece di inventarci delle cose, spieghiamo qualcosa che spesso non è chiaro. Parliamo delle concessioni. Di solito si spolvera il tema velocemente, però non mi sembra sia mai stato approfondito il nesso che c'è tra le concessioni e alcune delle scelte che fanno le factory. Il mercato piloti, passato, presente e futuro, dipende molto dalle concessioni, molto di più di quello che pensiamo. In questo video spieghiamo bene le concessioni e come funzionano e spieghiamo cosa c'entra, come al solito, Marc Marquez con le concessioni stesse e perché Ducati lo ha scelto. Ecco le concessioni spiegate bene. Ci siete? Sigla. Ciao da Mr. Helmet. Cos'è una concessione? Cosa sono le concessioni? Una concessione è un vantaggio regolamentare concesso ai costruttori meno performanti per accelerare il loro sviluppo. Un aiutino che vedrete in realtà è un aiutone, ok? Non riguarda i singoli team o piloti, ma riguarda i costruttori, quindi esempio io Honda, Yamaha, KTM, Ducati, eccetera. Quindi capite che colpisce pesante e va oltre il numero di moto in griglia di ciascuna factory. Quindi il sistema è a punti, come si ottengono o si perdono le concessioni. Dal 2023 è in vigore un sistema a livelli di concessioni, basato sulle prestazioni della moto nella stagione precedente. I costruttori vengono divisi in 4 livelli o fasce A, B, C e D, a seconda dei punti conquistati nei GP. Ok? Per fare questo conteggio si contano i punti dei 2 piloti migliori per costruttore. Quindi avere 20 piloti o 2 è uguale per il conteggio dei punti, però impatterà dal punto di vista dei motori, lo vedremo dopo. Quindi ogni livello comporta vantaggi e restrizioni. Le differenze a livello di concessione si hanno dal punto di vista delle wild card, vedrete che nel livello A sono vietate, livello C, B, C, D consentite con motori aggiornati, livello B con numero limitato, insomma poi le concessioni riguardano anche le gomme per i test, c'è un numero di gomme che va da 170 a 260, poi riguardano anche gli aggiornamenti aerodinamici più o meno concessi, poi riguarda anche i motori e i test possibili. Okay? Esempi pratici, nella stagione 2024 Ducati, livello A, quindi dominatrice, niente concessioni, livello B non c'era nessuno, poi a livello C c'erano e ci sono ancora adesso Aprilia e KTM che hanno delle concessioni parziali e poi nella fascia D, quella più bassa, ci sono Honda e Yamaha che hanno le massime concessioni per recuperare terreno. Okay? Le concessioni si guadagnano e si perdono anche, perché non durano per sempre. Se un costruttore migliora le sue prestazioni, sale di livello, perde progressivamente le concessioni. Ad esempio, se Honda nel 2025 conquistasse più del 60% dei punti disponibili, passerebbe dal livello D al livello C o B, chi lo sa, perdendo anche delle agevolazioni in base ai nuovi risultati ottenuti. Perché esistono le concessioni? Le concessioni sono nate per favorire i costruttori in ingresso, però in realtà adesso servono per evitare un dominio totale di un singolo costruttore, ad esempio Ducati oggi o Honda in passato, e a mantenere un livello minimo di competitività e interesse sportivo. A volte servono, a volte no. Questo aiuta, diciamo così, l'avevo detto qualche istante fa, anche i nuovi costruttori a rientrare. È il motivo per cui sono nate queste concessioni qui. Poi dopo si sono trasformate in un supporto allo spettacolo. Per fare in modo che le concessioni non impattino troppo, perché magari per evitare a un costruttore di rimanere intrappolato in una fascia, anche se poi il suo valore migliora o peggiora, si fa anche una valutazione intermedia a metà stagione, quindi al termine del GP della Repubblica Ceca a Brno si è chiuso il primo assessment basato sui risultati della seconda metà del 2024 e la prima metà, diciamo così, del
2025. Ecco la situazione delle factory al checkpoint estivo. Quindi Ducati rimane nel rank A, fascia A, domina il campionato, mantiene il motore congelato senza concessioni. Nel rank B vediamo che non c'è nessuno, lo abbiamo già detto, neanche l'anno scorso. Poi Aprilia e KTM sono nella fascia C e ottengono concessioni limitate intermedie per accelerare lo sviluppo, e poi Honda e Yamaha restano nella fascia più bassa, il rank D, e hanno ancora le massime concessioni, fra cui più motori e margine di sviluppo. Le assegnazioni di queste concessioni non cambieranno fino alla fine della stagione 2025. Ok? Adesso guardiamo le concessioni come sono disponibili per ciascun rank nel 2025. Ci sono anche dei piccoli numeri discordanti, perché in base riguardano i numeri di motori, perché in certi video Simon Crawford dà dei numeri, mentre lo schema della MotoGP, che è questo qui, ne dà altri. Ok? Abbiamo 7 motori totali per Ducati, motore congelato, test privati limitati a pilota e collaudatore, pochi aggiornamenti aerodinamici, poi abbiamo le gomme, un numero limitato, poi abbiamo Aprilia, poi abbiamo KTM nella stessa fascia, Yamaha e Honda, ok? Dove diciamo queste due case giapponesi hanno fino a 10 motori per stagione, modificabili, totale libertà di sviluppo, più gomme, massimo accesso ai test col pilota ufficiale e con i collaudatori, più wild card, più aggiornamenti aerodinamici e le gomme appunto flessibili. Ci sono delle regole importanti che riguardano però anche il motore. Il nuovo regolamento, questo impatta molto, in maniera molto netta e drastica Ducati, il nuovo regolamento prevede il congelamento del motore su 2 stagioni, 2025 e 2026, quindi ogni costruttore dovrà mantenere la specifica adottata nel primo GP 2025 fino alla fine del 2026, a meno che non cambi il rank. Ok? In quel caso i costruttori che salgono, migliorano, perdono, diciamo così, perdono o acquisiscono il congelamento. Quindi le concessioni restano invariate fino al 2025, seguendo il checkpoint estivo, quello di Brno, ok? Per capirci. Ducati nel rank è A, senza aiuti tecnici, Aprilia e KTM beneficiano di concessioni intermedie, Yamaha e Honda, abbiamo detto, occupano il grado più basso. Vedete che dal punto di vista dei punti si parla di più dell'85%, una fascia, un range che va dal 60 all'85%, dove non c'è nessuno, un range che va dal 35 al 60 e quel range che va fino al 35%. I pneumatici vanno da 170 a 260 per le fasce più deboli, i test per i collaudatori vanno da solo collaudatori a liberi, inclusi i piloti ufficiali, e per quanto riguarda i test nel circuito si va da un massimo di 3 circuiti a qualunque circuito della MotoGP, esclusi quelli 14 giorni prima del GP. Poi le wild card si va da 0 a 6 e l'asterisco riguarda appunto il numero di piloti. Poi motori all'anno 7/8 a seconda del numero di moto schierate, fino a 9/10, ok? Specifiche di motore da congelati a liberi, quindi voi capite che anche guardando gli aggiornamenti aerodinamici le giapponesi sono decisamente più avvantaggiate dal punto di vista delle concessioni, mentre invece gli altri ne hanno uno o addirittura nessuno, a seconda dell'interpretazione, perché non è, diciamo così, ci sono delle piccole discordanze nel regolamento, sia da quando viene spiegato dal sito MotoGP, sia da quanto spiega Simon Crawford nei suoi interventi che aveva fatto l'anno scorso. Ok. Allora, perché le concessioni sono importanti? Al di là dei risultati ottenuti, sono importanti per quello che ti possono far ottenere, perché in realtà si tratta di un vero e proprio doping, e mentre favoriscono le factory svantaggiate nel recupero della competitività, sono come veramente è il doping, anche un'arma pericolosa. Questo perché se si sbaglia strada,
facendo degli sviluppi, intraprendendo dei percorsi tecnici, possono diventare un enorme costo e un enorme danno tecnico, perché quando perdi la strada in MotoGP sappiamo che la perdi veramente ed è veramente difficile, data la complessità dello strumento moto, recuperarla. Per questo motivo, oltre ai piloti giusti, chi ha le concessioni e le vuole sfruttare bene, deve avere qualcosa in più rispetto alla pista durante la gara. Quindi oltre ai piloti giusti in pista che cercano di guadagnare punti nelle gare, è necessario prendere e acquisire anche i giusti tester che consentono di lavorare bene per colmare il gap e non sprecare risorse economiche. Okay? Quindi paradossalmente è una fortuna che le factory più bisognose, quindi quelle che spenderanno di più perché hanno i test liberi, siano anche le più ricche, quindi Yamaha e Honda, e possono spendere di più. Aprilia e KTM sono nelle fasce paradossalmente giuste per loro, anche per via del loro budget a disposizione, della loro situazione e tutto il resto. E Ducati poi, ok, la posizione è costretta a spendere meno perché ha praticamente tutto congelato e la posizione se l'è guadagnata, però in realtà sappiamo che in passato ha speso e ha investito molto e lo ha fatto molto bene. Ducati però è in una situazione molto delicata, perché è vero che sta dominando, ma è anche vero, e si è visto, che soprattutto Aprilia e KTM si stanno avvicinando. Certo, in classifica ci sono sempre le solite Ducati davanti e tutto il resto, però nei Gran Premi abbiamo visto che le situazioni puntuali, specifiche, stanno cambiando e la casa italiana e la casa austriaca si stanno avvicinando, come si sta avvicinando Yamaha facendo delle pole, come si sta avvicinando Honda avendo vinto delle gare. In una situazione come quella di Ducati, con molti meno test, molto meno materiale da testare, niente wild card, meno gomme e motori congelati, inclusa l'aerodinamica, è importante non tanto fare le scelte giuste, perché in realtà non puoi scegliere niente, non puoi cambiare niente, ma è importante, questo è un paradosso temporale, averle già fatte prima. Okay? Il motore, ad esempio, Ducati se lo deve far andare bene e fa bene ad averlo fatto bene, è una cosa abbastanza surreale. Se per le factory nelle fasce più basse è importante avere i giusti piloti in pista e i giusti tester con i giusti ingegneri, e per questo se li rubano fra loro, avete visto Honda, KTM, eccetera, Aprilia, ci sono stati molti cambiamenti. Per Ducati la cosa più importante, paradossalmente, è avere dei piloti che, in caso di necessità, possono mettere una pezza ad una situazione che cambia e che non avevano previsto, come ad esempio è successo proprio quest'anno, con una moto nata non imperfetta, ma diciamo meno bene della precedente, con un'evoluzione che non ha pagato quanto sperato. È il caso della GP25 che abbiamo visto non essere fulminante e spumeggiante come la GP24 e che quindi in molte componenti è stata scartata. Ovviamente Pecco Bagnaia è un campione che è stato capace di vincere e sfruttare una situazione di vantaggio in un determinato periodo, ma è altrettanto evidente che attualmente non solo non è lui il pilota di punta, ma non è neanche lui fra quelli che influisce sulla situazione delle concessioni, dato che in classifica è dietro addirittura ad Alex Marquez e noi abbiamo spiegato che a fare testo sono i primi due piloti. Quindi la cosa importante è che Dalligna, l'ingegnere Dalligna, ha capito, forse già in occasione della lotta molto difficile con Martin del 2023, vinta per un poco, e nel 2024 persa, che questo vantaggio tecnico non sarebbe potuto durare per sempre e che dopo la 24, che era nato perfetta, nel caso la 25 non fosse stata altrettanto perfetta, avrebbe dovuto avere fra le mani un risolutore, ossia uno con le capacità di far dominare la moto, sia che fosse nata perfetta come la 24, sia che non lo fosse. Quindi da qui la scelta di Marquez, che nel mondo del doping delle concessioni, perché le concessioni sono doping, lo abbiamo detto, perché vanno a falsare una situazione naturale, che altrimenti vedrebbe le carte in tavola disposte diversamente, diciamo, nel mondo del doping è l'unico capace, almeno così si ritiene, ma i risultati gli stanno dando ragione, è l'unico capace di mettere quel qualcosa in più che altri non hanno e che fa vincere una moto anche quando non è perfetta,
sia adesso che c'ha ancora un vantaggio, sia magari un domani che questo vantaggio non ci sarà più. Quindi la scelta di Dall'Igna è stata paradossalmente giusta, e quando qualcuno dice ecco Marquez cambierà la Ducati, la snaturerà rendendola artificialmente vincente solo per lui, come ha fatto con Honda che la guidava solo lui, beh, questa gente in realtà non ha tutti i torti, perché Marquez è stato chiamato non tanto per questo motivo, ma per questa eventualità. Una cosa va detta chiaramente: non è Marquez che rovina le moto e le fa a sua immagine, anche perché sapete che Ducati non può cambiare niente. Sono le moto che a volte hanno bisogno di uno come Marquez per vincere quando non sono più dominanti perché le altre le stanno raggiungendo, ok? Che piaccia o no, Marquez è la soluzione di emergenza preventiva che impedisce con il suo strapotere in pista che Ducati magari si trovi un giorno in fascia B con Aprilia e KTM. Voi pensate che sia un'ipotesi assurda, però pensateci che tutti i punti che ha cannibalizzato e che sta cannibalizzato Marquez, che prende tutto, magari sarebbero potuti andare in molti casi ad Aprilia o a KTM, con tutti i secondi posti che hanno fatto, avrebbero potuto vincere, o altre case, e quindi Ducati si sarebbe trovata in una situazione diversa. Allora, se Ducati continuerà ad essere la miglior moto, ok. Se questa situazione di superiorità dovesse indebolirsi o interrompersi o rischiare di interrompersi, Marquez è la soluzione giusta. Quindi Marquez è la cura, una specie di equalizer, ok? Una specie di equalizzatore. Del resto, Dall'Igna sa bene tre cose. Nessun dominio tecnico, uno, dura per sempre. Anche gli altri lavorano, anche gli altri migliorano e le moto non vengono sempre uguali. Okay. Chi non può usare il doping tecnico delle concessioni deve usare il doping che ha, quindi quello umano, che in questo caso si chiama Marc Marquez, ma anche l'estero Ducati e tutto il resto. E poi la cosa più importante è vincere, e lo dice qui Dall'Igna, Ducati Marquez dipendente, ciò che conta è vincere, ok? Ciò che conta è vincere. E poi Dall'Igna sa anche che per continuare a vincere ha bisogno di Marc Marquez, e lo dice qui, per continuare a vincere avevamo bisogno di Marquez, ok? Poi il discorso sul bagnaio è un'altra cosa, capito? Quindi lo scopo della MotoGP è vincere, e le concessioni sono una variabile, una variante in più, e quindi lo scopo è vincere, non è fare moto amiche di tutti e rischiare di ripetere quello che è successo nel 2024 quando Ducati ha perso contro un team clienti. Nel 2025 potrebbe essere anche peggio se invece del team clienti ci fosse qualcun altro. Ok? Spero che sia stata utile questa spiegazione sulle concessioni. Ciao da Mr. Helmet.